Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come montare una cassetta a zaino o cassetta esterna bassa in poche semplici mosse. In questo caso monteremo una Geberit AP117. Smonteremo quella vecchia velocemente e monteremo questa nuova. Andiamo sul posto di lavoro e iniziamo con il video. Vi auguro come sempre una buona visione. Allora ragazzi, per smontare la vecchia cassetta la prima cosa da fare è chiudere l'acqua in senso orario. Poi tiriamo su la valvola di scarico e scarichiamo la cassetta. Ora con una 19 svidiamo i dati che fermano la cannuccia. Poi con una poligrip svidiamo il dato in plastica che ferma il galleggiante. Ok. Con un cacciavite facciamo leva e lo sfiliamo. A questo punto svidiamo la ghiera in plastica che stringe il tubo di scarico. Così la cassetta è libera. La tiriamo su, svidiamo i vecchi attacchi e sfiliamo il tubo di scarico. Ora con una rivella prendiamo il centro del rubinetto. Una volta che siamo in bolla, tiriamo una riga. Prendiamo la metà precisa del water, la segniamo e con la livella la riportiamo sulla riga precedentemente fatta. Dunque, dallo schema di montaggio possiamo notare che i due fori che andremo a fare sul muro si trovano a 1,5 cm più bassi del centro del rubinetto. Quindi con 1 metro segniamo 1,5 cm sotto la prima riga che abbiamo fatto. Con la livella tracceremo una seconda riga e questa sarà la quota dei fori da fare nel muro. L'interasse dei fori è 32 cm, quindi dal centro della cassetta è 16 da una parte e 16 da quell'altra. Posizioniamo il metro a 16 cm al centro e ci prendiamo i nostri 32 cm. La cassetta va inserita nella dima in dotazione con queste due tacchette qui. Una volta che l'abbiamo fissata al muro, si infila la cassetta e abbiamo la possibilità di spostarla leggermente a sinistra e un po' a destra per centrarla perfettamente. Con una punta a muro da 4 mm faremo i primi due buchi, così saremo molto più precisi. Ora con una punta da 8 mm sempre a pietra faremo i buchi definitivi che ospiteranno i tasselli in dotazione. Infiliamo i tasselli nel muro e posizioniamo la dima, appuntandola con le viti. E stringiamo con il cacciavite ma non a morte, così abbiamo possibilità di regolazione. Ora con la livella in bolla, se siamo in piano, finiamo di stringere le viti. Dunque adesso dobbiamo invertire la posizione del galleggiante, visto che noi il rubinetto ce l'abbiamo a destra. Leviamo il tappo e con una poligrip svidiamo il dato in plastica. Molto semplice. Si sfila e lo infiliamo dal verso opposto. Lo stringiamo bene e sta a posto. Bene, a questo punto, sui due dentini che vi ho fatto vedere prima della dima, incastriamo la cassetta. Ecco qua. Bene, per quanto riguarda il tubo di scarico, attenzione perché ha due diametri differenti. Il diametro dei 50 mm va inserito nella cassetta e il diametro da 45 mm va inserito nel VC. Per trovare la misura del tubo, misureremo dal pavimento al centro del foro della tazza, che in questo caso è 34 cm. Poi innestiamo il tubo nella cassetta e sempre dal pavimento misuriamo il centro del tubo, che fortunatamente in questo caso è 34 cm, quindi in alto non bisogna tagliarlo. Invece per quanto riguarda la distanza tra il tubo e la tazza, prendiamo il centro del tubo
e il bordo della tazza, 12 cm, più 2 che è lo spessore della guarnizione, 14 cm. Segniamo il centro del tubo e riportiamo i nostri 14 cm. Con una sega a ferro tagliamo il tubo di plastica e togliamo tutte le sbavature lasciate dalla sega. Mettiamo un po' di grasso sul tubo per far scivolare meglio la guarnizione. Inseriamo la guarnizione nera, la ghiera, la guarnizione piatta e la guarnizione in gomma. E mettiamo un po' di grasso anche qui. Allora, a questo punto infiliamo il tubo nel water. Lo mettiamo fino in fondo, alziamo leggermente la cassetta per facilitare l'entrata del tubo. Infiliamo le guarnizioni e stringiamo la ghiera in plastica. Poi infiliamo il galleggiante nel vecchio tubicino e stringiamo i dadi, sempre con una chiave 19, 1 e 2. Alziamo il galleggiante e apriamo l'acqua, così possiamo controllare se ci sono perdite. Se è tutto a posto, lasciamo cadere il galleggiante e aspettiamo che la cassetta si riempie. Scarichiamo l'acqua e controlliamo questi due punti qui in basso e qui in alto. Se è tutto asciutto, il lavoro è finito. Non ci rimane che rimontare il coperchio e il tasto grande che scarica 6 litri, visto che quello piccolino è già premontato e ne scarica solo 3. Allora ragazzi, vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo lavoro fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti.